Ciao, oggi vi faccio vedere come poter realizzare questi splendidi guffetti per le vostre feste di Natale. Il cartamodello con le spiegazioni li trovate nel sito www.craftonline.it sotto le foto dei guffi. Partiamo con del panno lenci stampato, prendetelo in colori che siano abbinabili tra di loro. Ritagliate il corpicino che trovate sul cartamodello del gufo, lo disegnate con una penna cancellabile, io uso le friction, sul rovescio del vostro panno, in questo modo qui. Poi farete un taglietto a questa altezza, è indicato anche questo nel cartamodello, quindi io piego a metà il mio panno e faccio già un taglietto piccolo, perché serve per girarlo sul dritto e ogni volta che io andrò ad imbottire dopo tende ad allargarsi un pochettino, quindi non serve farlo molto grande. Piego il panno dritto su dritto in questo modo qua e con la macchina da cucire vado a cucire tutto attorno al bordo del mio corpicino. Quando ho cucito ritaglio e giro l'intero corpicino attraverso il buchetto che ho fatto e poi imbottisco con un pochino di imbottitura. L'imbottitura, che io ho già cominciato a fare, è abbastanza importante in questo caso, nel senso che si può anche creare un guffetto molto cicciotto, molto grosso. In realtà, siccome poi va inserita sopra quella specie di cappottina che è la faccetta del guffetto e la misura è stata calibrata per una grossezza del genere, vi consiglio di non fare guffi troppo grossi. Imbottite bene spingendo l'imbottitura soprattutto lungo le cuciture, in modo che così non faccia tante pieghe. Quando ho imbottito bene il corpicino, non chiudo l'apertura, la lascio così aperta, tanto viene nascosta. Lo stesso lavoro lo faccio poi con questa parte che è la parte sopra del gufo. L'ho disegnata, ho cucito soltanto da qua lungo il lato, la parte superiore e l'ultimo pezzo di qua. Ora quando lo giro riuscite a vedere bene. Ritaglio l'eccedenza. Chiaramente poi i due panni devono essere uno in contrasto con l'altro, altrimenti non si vede bene la differenza. E la cosa più importante di questo progetto è il taglio. Cercate di fare un taglio preciso, perché altrimenti non viene bene e si vede. Siccome il resto del gufo, a parte questa parte qui che è cucita e ritagliata e girata, il resto del gufo è a vivo, quindi è bello che siano fatti dei tagli precisi. Ora giro sul dritto, mi aiuto con un bastoncino, spingo fuori i cornetti del gufo. 1 e 2. Solo queste due puntine, in queste due puntine infilo un pochino di imbottitura. Non serve tutto il resto, soltanto all'interno delle due puntine che fanno un po' da orecchie del gufo. Solo un pochino qua, così. Ora prendo la mia parte superiore e la infilo nel guffetto. Faccio coincidere le due cuciture così so che sono dritta. Sollevo leggermente un bordo, striscio un po' di colla a caldo, poca, e lo abbasso. Sollevo l'altro bordo, striscio un po' di colla a caldo e chiudo. Ok, ora procedo con gli occhietti. Gli occhi del gufo sono fatti di due parti, la parte sotto che io ho disegnato qui e la parte sopra che ho già disegnato e ritagliato sul bianco. Io consiglio sempre l'ultima parte, quella più piccola, sul bianco, qualunque sia il colore che scegliate. È chiaro che dovrete abbinare tutte le varie parti, le ali, gli occhi di sotto, cioè questi che sto ritagliando adesso, e gli occhi di sopra, eccetera, dovete abbinarle con i colori, nel senso non un blu con un rosso magari, ecco,
perché i colori sono l'80% della bellezza del lavoro. Quindi la parte, allora se avete usato una penna cancellabile come quelle che uso io col ferro da stiro, potete togliere via tutto il segno che c'è. Io adesso le incollo al rovescio perché non ho il ferro pronto, però è la stessa cosa. Li ho girati dall'altra parte, strisciato un goccino di colla centrale e li metto a questa altezza qua. Faccio lo stesso con la parte bianca. La parte bianca, adesso si vede il segno, la parte bianca la faccio coincidere qui sotto, qui, questo punto qui deve coincidere, ok? Così si vede tutto il bordo della parte sotto. Poi prendo il triangolino che trovate sempre nel cartamodello che fa da becco, prendo un pezzettino di panno senape e ritaglio, non lo disegno neanche, lo ritaglio direttamente. Generalmente io tendo sempre a trasferire il disegno su dei pezzettini di cartoncino, soprattutto se devo fare tanti progetti uguali. Metto un goccino di colla sotto al becchetto, sollevo leggermente gli occhietti e lo metto un pochino storto, così. Anche le ali sono abbastanza semplici, il discorso vale come per gli occhietti, vanno disegnati e ritagliati. Come dicevo, l'importante è il taglio. Come vedete la forbice sta ferma, è il tessuto che si muove attorno alla forbice. Questa è una tecnica tipica del decoupage. Così e così, una aletta. I segni andranno sempre cancellati poi con il ferro da stiro, anche con il phon. La friction viene via con qualsiasi fonte di calore. E questa è l'altra aletta. Naturalmente le ali vanno disegnate speculari, cioè una fronte all'altra, perché poi vanno messe così. Quindi io striscio un pochino di colla dove sono le due cuciture, la congiunzione tra il corpicino e la parte superiore, e ci incollo una aletta con le ali verso l'interno. Faccio lo stesso dall'altra parte, me lo guardo un attimo il guffetto per mettere le ali più o meno alla stessa altezza, voilà. E ora ci mettiamo i due occhietti, i due puntini neri, che sono due piccole mezze sfere, ma si possono usare anche delle perline che trovate anche nelle mercerie. Goccino di colla su un occhietto. Allora, gli occhietti sempre vicini, mai staccati, viene più simpatico. Potete anche mettere un occhietto su e un occhietto leggermente giù, così gli diamo anche l'aspetto un pochino più stralunato, così. E questo è il nostro guffetto. Io ho preparato anche, e nel cartomodello lo troverete, il cappellino di Natale. Questo è il disegno, disegnato sempre sul panno, cucito lungo questo lato qui, lo giro sul dritto, mi aiuto sempre con un bastoncino, spingo fuori un pochino la punta. Poi ho ritagliato una strisciolina di peluche e mi aiuto con la colla, attacco la strisciolina di peluche sul bordo del cappellino, così sembra il cappellino di Babbo Natale. Quando poi avrete realizzato 1000 guffetti, li potete usare e mettere ovunque, perché potete farvi l'intero albero di Natale a guffetto, potete metterli su delle ghirlande, potete metterli in qualsiasi supporto voi vogliate. Sporco un goccetto di colla lì dove c'era la cucitura, attacco il cappellino sul retro del guffetto, su uno dei cornini, e poi con un goccetto di colla che metto proprio qui alla base vicino alla puntina lo piego il cappellino su se stesso. Se avete un piccolo pompon potete metterci anche un piccolo pompon. Ecco, se io ci metto un filo sopra, posso finito così com'è, posso metterlo sull'albero di Natale. Ci posso mettere dei fiocchi sotto,
posso metterlo in una casettina di legno, su una ghirlanda di legno, oppure posso fare qualcosa di molto più grande, come ho fatto in questo albero di Natale di legno trovato a una fiera, e lo decoro con dei fiori fustellati, dei fiocchi. Alla fine posso usare questo guffetto per fare qualsiasi tipo di soggetto. Posso farli natalizi o posso farli anche primaverili. In questo guffetto, per esempio, fatto in primavera, in tinte primaverili, ho messo un pezzettino di sapone sotto, un pezzettino di tronchetto, e va benissimo per essere appeso anche in bagno. Ecco pronti i nostri guffetti natalizi. Grazie.